Ciao da Fulvia e benvenuti nel mio Blue Spin. Come avrete già visto nelle mie ultime pubblicazioni, mi sono dedicata a tantissimi piacevoli lavoretti estivi, tutti colorati e sicuramente di grande impatto visivo. L'ultimo mio lavoro, lo vedete qui, è questo bellissimo vasetto, o meglio coprivaso, è un basket e proprio perché sto sperimentando anche nuovi materiali, lo vedete qui realizzato con la raffia. Il modello preso ad esempio è quello tipico di una bag, di una borsetta. Ve ne sono diversi nel web. Io ho voluto, diciamo così, realizzarlo proprio per l'arredo casa, il decoro che tanto mi piace. Ultimamente, infatti, ho realizzato diversi lavoretti per l'arredo casa, è sempre un ambito che mi piace tantissimo, quindi i colori, le decorazioni, la mia casa è piena, di quello che io realizzo e quindi vi racconto nelle prossime immagini come ho realizzato anche questa carinissima creazione. Spero possa essere di vostro gusto e comunque vi ho dato un suggerimento per la vostra casa. Un buono spin a tutti. Ciao da Fulvia. Ho utilizzato due piccoli gomitolinoli di raffia 75 grammi. Questo è il pattern del fiore. Iniziamo così da realizzare questo piccolo fiorellino con un cerchio magico entro cui eseguiamo 12 punti bassi. Lo vedete, sono cerchio magico e 6 petali sviluppati. Lavorare la raffia non è semplicissimo, io ho utilizzato qua un uncinetto 5 anche se il filo rosso è un po' più spesso di quello giallo. Ora con la realizzazione del secondo petalo ci iniziamo ad agganciare al primo petalo e lo facciamo direttamente con il margine più estremo del petalo. Dopo il terzo punto alto ci agganciamo al petalo opposto, eseguiamo un bassissimo e scendiamo con la catenella verso il centro rosso. Vediamo se riesco a farvi vedere questo punto inserito proprio sulla catenella opposta del petalo opposto e adesso ci giriamo ed entriamo con un bassissimo sull'altro petalo. Eseguiamo poi l'ultimo petalo per completare il secondo fiore. Come lo schemino che vi ho riportato qui su, ho agganciato i primi 4 fiori. Ecco, non ho agganciato il quarto fiore al primo, in realtà bisognava eseguire anche quello. Quindi al momento ve lo faccio vedere steso, però sappiate appunto che l'ultimo fiore va agganciato al primissimo. 1, 2, 3 e sono 5. Quindi qua vedete dobbiamo agganciare per l'appunto fare un unico cerchio con i fiori che abbiamo deciso di utilizzare per la nostra circonferenza. Qui vedete agganciato anche il fiore della riga superiore che si aggancerà come i precedenti sempre in prossimità del petalo, sempre nello stesso punto. La raffia è spessa, è abbastanza dura da lavorare, sicuramente vi potranno fare male le mani, andate con calma, piano piano, ogni tanto aggiustate il lavoro, verificate appunto che non sia troppo largo o troppo stretto, non abbiate fretta, ma piano piano veramente prende forma e avrete una bella soddisfazione. Chiudiamo quindi con l'ultimo petalo e finiamo il nostro corpo vaso. Ora ci dedichiamo alla parte alta
Ho ripreso il rosso e facciamo tutta una circonferenza intorno ai petali che formano la crestina. Quindi i primi due petali alti li unirò e saranno 4 punti bassi più 4 punti bassi. Quando arrivate al petalo messo in obliquo, eseguirete soltanto sul punto che scende un mezzo punto. Adesso cerco di farvi fare un piccolo approfondimento, una foto più vicina, così riesco a spiegarvi meglio il punto in questione. Chiudete la circonferenza con un'altra riga di punti bassi. Se volete il vaso più alto, aumentate naturalmente con il punto alto o i doppi punti. Questo è come si presenta ora un perfetto cilindro dei nostri fiorellini. Ora dobbiamo dedicarci alla base, quindi andiamo a fare un piccolo tondino che si aggancerà a ciò che abbiamo appena terminato di fare. Io ho 54 punti bassi, eseguirò un tondino per 54 maglie. Sono partita sempre con il cerchio magico e 12 punti bassi, poi col secondo giro mi sono aperta e col terzo giro ulteriormente per fare questa raggiera. L'ultimo giro è a punti bassi, con il giallo lo vedete. Anche se non avete raggiunto i 54 punti, nel mio caso, che erano utili ad agganciare, perfezionerete meglio aumentando magari di un mezzo punto o togliendolo in fase proprio di realizzazione del giro. Ora provvedo ad agganciarmi alla base e mi sarà sufficiente un ago e un filo e pazientemente entrare per magliette ed ancorare la mia circonferenza gialla alla circonferenza rossa. Qui lo vedete unito. Adesso farò in modo di dargli un po' di forma, tirando leggermente la raffia, dargli un po' più di corpo. Realizzerò, sempre sul fondo della mia circonferenza bassa, un'unione di punti bassissimi per dargli un po' più di corpo. Il basket è ultimato, è molto carino e colorato, può sicuramente dare vivacità alla vostra casa, spero che vi piaccia, un saluto a tutti da Fulvia.